Ciao Monica, siamo qui con Irene, terzo capitolo. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mi mostra un pesciolino dentro una palla di vetro che ci guarda da dietro il vetro, con gli occhi grandi, sbarrati, Di che colore è il pesciolino? bianco e arancione. Mm. Ci dà l'autorizzazione il pesciolino? Sì, in qualche modo è lei. E vedo che muove la coda per darci l'autorizzazione. Ma ci guarda mentre ci dà Sì, sì, sì. l'autorizzazione? Ok. Ora sì. Nome del progetto di Irene, terzo capitolo. Verità. La sua anima vuole che lei inizi a conoscere come stanno davvero le cose. Innanzitutto che lei conosca la propria natura divina e le risorse divine che lei ha a disposizione. Nome dell'anima, Mm, Stella, Stella. Nome dello spirito, Area Artù, vibrazione di Irene. 2,5, Consapevolezza, 160, anima, 42, vite, 1698. 98. Mm. Cervello, 9,8, mm, suscettibilità ipnotica. 44, 3D, 71, vivacità animica, 98. 98. Mm. Ok, vaso mezzo pieno, vaso mezzo vuoto. Vaso mezzo pieno, un cervello molto alto. Vaso mezzo vuoto, 98, che non mi piace, 2,5, che non mi piace. Vaso mezzo pieno, Irene è una delle pochissime che è arrivata a fare una sessione, che lo ricordiamo è un grandissimo successo. Non è uno su 1000 ce la fa, è uno su non so quanti, su 100, 200.000. Uno su 200.000. Entità eteriche, again. C'è un gabbiano molto grande che gracchiando le dice: Tu non sarai mai libera, tu non sarai mai felice, tu non sarai mai indipendente né mai amata. E poi c'è un uomo del tempo che è come se la trascinasse. Vedo che lei è come su, come posso dirti, sì, un terreno fatto da tanti sassolini e lui la trascina continuamente indietro, come se non le permettesse mai di aggiornare le sue emozioni, i suoi pensieri, perché ogni volta che in Irene si affaccia una nuova modalità, un nuovo approccio alla vita, lui la trascina indietro, riportandola sulla linea temporale del passato, di sconfitta, mm, di disamore. Poi, No, questi due io vedo. mentali. Allora, ce ne sono due. Una si chiama Ossequi e l'altra è Tutto in fumo. Allora, Ossequi vedo che è un'entità mentale che la vorrebbe portare ad abbassare la testa
rispetto a chi secondo lei ha più importanza o più autorità. Quindi diciamo così che questa entità mentale la vuole anche far sentire inferiore, la vuole portare in un modo o nell'altra a sottomettersi a persone o a situazioni. E questo vedo di livello 5. Poi c'è tutto in fumo ed è un'entità mentale che le vuole causare molta incertezza e confusione, ma anche molto vittimismo e anche disfattismo. È un'entità mentale che adesso lei a tratti riesce anche a tenere a bada, ma l'ideale per questa entità mentale sarebbe che lei si sedesse con la sigaretta in bocca a contemplare, diciamo così, la vita che scorre. E lei si consola proprio con questa amica sigaretta. Quindi direi che questo è a livello 5. Beh, spesso chi fuma ha questo atteggiamento verso la vita, può essere. Mm, direi di sì. C'è I questa piani. sorta di passività. Mm. Mascherata con pausa, bisogno di staccare, sono stressato, cose così. E impianti? C'è questo impianto mentale che sembra una specie di, ecco, mi ricorda quello che abbiamo visto all'inizio, che era la boccia in cui stava il pesciolino. Lei questa boccia, che è di plexiglass, ce l'ha in testa. Questa boccia fa sì che lei, non abbia con l'esterno, dei rapporti e delle comunicazioni, come posso dirti, chiare, dirette, genuine. Mm. Mhm. E anche le sue parole, i suoi pensieri non arrivano con grande efficacia all'esterno, ma è come se rimbalzassero contro questa boccia di plexiglass e le tornano indietro, non arrivando quindi al destinatario. La boccia è anche piena d'acqua? Sì, può essere, sì, Quindi ci sono acqua e plexiglass che distorcono o impediscono il passaggio in entrata o in uscita di messaggi, intenti, esatto. pensieri. E anche visioni, Mm. prospettive per il futuro. Poi c'è un anello che pinza i genitali e somiglia un po' all'anello delle mucche. Mm. Quindi è come se questo anello volesse mantenerla un po' docile, mansueta. Ovviamente, questo per lei è fonte di insoddisfazione totale. Questi due. Nel naso? Sì, tipo L'anello quello delle della mucche. mucca, esatto, lei ce l'ha ai genitali, sì. Ok, e abbiamo fatto una bella chiacchierata in fase iniziale, prima della sessione. Abbiamo parlato di infinite Irene, Già. chiamiamole tutte nel cinema. Lei è come se fosse molto affezionata alla solita Irene o all'Irene che ha già conosciuto, l'Irene che si copre di vergogna, la svergognata Irene. Lei è molto affezionata a quella, paradossalmente, no? Perché non dovrebbe essere così tanto affezionata. Ma l'uomo del tempo vuole che lei rimanga molto legata alla svergognata Irene. Quindi entrano delle Irene svergognate del passato e si siedono in prima fila. Una sola, quella svergognata, eppure lei è estremamente legata a questa. Mhm. Poi c'è, Ce ne sono altre anche. sì certo, Mm. c'è un'Irene appassionata di bicicletta, che ama molto vedere scorrere il paesaggio intorno a lei mentre va in bicicletta. Poi c'è un'Irene molto compatibile con i bambini, con la loro sensibilità, con il loro linguaggio. Eh, Poi c'è l'Irene cantante, cantante di piano bar,
anche con un influsso soul nella sua musica. Eh, poi c'è l'Irene che organizza dei corsi rapidi, mm, per dei ragazzi che si vogliono immettere nel mondo del lavoro. Credo che siano sì dei mini corsi di grafica, quindi una sorta di infarinatura, come se lei lavorasse per conto del comune, una cosa del genere, no? Struttura questi. Ehm, Poi c'è un'Irene in cucina. Ehm, E c'è un'Irene che fuma sul letto, un'Irene molto passiva, che beve anche. Questa assomiglia un po', no, all'Irene svergognata, però qua è più come se fosse mh, completamente chiusa in casa. C'è un'Irene nell'ombra del cinema, nelle ultime file, che ha una vita pazzesca. Una ginnasta. Ginnasta. Eh, adesso l'ho vista sulla... oddio, come si chiama? Oh, mamma mia, aiutami. Le parallele? No, 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 Gli anelli. no. Ah, la Salti barra. sopra. Sì, Mm. la barra, penso. Adesso sta facendo proprio la spaccata lì sopra. Poi vedo che sui tappeti che fa proprio dei salti mortali, tipo. E questa è una ginnasta che gira il mondo e, e che inventa, credo, anche proprio introduce nuovi tipi di numeri. Wow. Straordinaria quanto l'attuale che ha fatto 3 sessioni. Che le ha scoperte e che le sta utilizzando per la propria crescita personale. Monica, ci sono degli impianti, Ecco, quelli che abbiamo detto? quelli di prima solo, Sì, l'exiglass sì, è quell'anello. e l'anello. Ok, sì, scusami, è vero. Cinema, nuovi invitati, la mamma, Mm. Ma, sì, c'è, però ha un atteggiamento un po' freddo in questo momento. Non so perché, un po' distaccato, però c'è. la suocera, Al contrario, lei accorre veloce, veloce. il compagno. E lui viene già come con il bambino in braccio, lo sta già cullando. Ok. E se chiamiamo il bambino è sempre lui? Sì, 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 questo ragazzo è già come in connessione con questo bambino. Sì, sì, L'anima del bambino. Cosa vuole dirci? è proprio quello il nome, giusto? Quello che lei ha scelto, Quello che che lei ha loro hanno scelto. scelto. È perfetto. Lui lo approva. Lui la prova al 100%. Perché? Mi- Perché mi dice, perché io sono amico dei cavalli. Mhm, Filippo vuol dire amico dei cavalli, mhm. in greco. Filos è amico, io per cavallo. Lui dice, io sono amico dei cavalli e lo so che voi una volta avete visto nella sorgente un muso di cavallo, gli occhi dei cavalli. E io adesso sono ancora lì, sono nella sorgente e sono amico dei cavalli e continuerò ad esserlo scendendo giù. Questo bambino è nella pancia di Irene. Dialogo col figlio. A volte sento la pancia rigida, tesa, ed è lei che fa fatica a comunicare con me
e io faccio fatica a farmi sentire. Qui dentro è tutto azzurro. A volte mi sento un po' solo, perché lei si sente sola. Lei ha la sensazione di non poter contare veramente su qualcuno. In questo senso la mia mamma si sente tradita. Ah, io busso però, io busso per dirle che ci sono, che lei può stare tranquilla, che può finalmente iniziare a sentire l'amore e che ci sono infinite strade. Sarà molto bello incontrarci. Vi siete mai già incontrati in altre vite? No, No? no. Nella vita prima di questa, se così si può dire, secondo la linea temporale fittizia, lui cos'è stato? Un cacciatore. E anche se cambierà più volte, il progetto di Filippo qual è? Ama gli animali. Amare gli animali? Sì, Ah, ok. Filippo, tu vuoi fare l'esperienza delle punturine a cui tutti i bambini oggi vengono sottoposti? no e poi no. Far Perché? vedere come queste punture sembrano delle meteore che scendono giù Mhm. sul corpo fisico e sul corpo energetico del bambino, creando proprio come dei buchi, dei piccoli crateri. Con la possibilità che una di queste meteore faccia il danno grande. Più. C'è una specie di terno all'otto, no, neanche, c'è una specie di casualità che finisca dove non deve finire e faccia il danno grave, C'è questa possibilità. dando comunque un danno in quanto crea una situazione gruviera energetica, Sì, esatto. che difficilmente si risistema da sola, se non Mm, in sì, serve parte. per non avere questa diretta connessione con la sorgente, che al momento Mm. lui ha. Mm. Baggianate ormai, baggianate non perché non siano vere, ma perché sono troppo condizionanti, quali bambino perla o no, a me sinceramente non interessano. Lui sarà quello che sarà, potrà essere quello che vorrà, straordinario, dipenderà da lui e dai genitori, dalla mamma, essenzialmente. Lui conosce il nostro lavoro. Io lo sento quando mia mamma ascolta, allora lo sento anch'io. Mm. Lui conosce me da altre vite. No, Te? nemmeno. Mm. La bellezza forse è proprio questa totale verginità che non conosce nessuno di noi. Perché è venuto.
a nascere proprio da una mamma che conosce noi. È il nuovo inizio per tutti noi. In che senso? Quando nasce una vita senza condizionamenti e senza pregiudizi. Io nasco senza catene con mia mamma. Ho scelto così, di nascere senza avere catene precedenti. Però c'era col papà, mi sembra, sai? Ho un laccio con il papà, ma non lo riesco a vedere benissimo. Di vite passate. Sì, Non lo vedi? Non ancora. mm, no, cioè mi fa vedere appunto che non c'è con lei, quindi è proprio come se fosse pulita la strada. Mm. Quindi non ci sono delle amarezze, Ci sono dei meno. sospesi precedenti, non ci sono. Mm. Con il padre sì, perché me la fa vedere, è un filamento. Grosso? Piccolo? No, 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 non è grosso, è più come un senso di perdita, non lo so spiegarti, non riesco a capire da chi arrivi, come se uno avesse paura di perdere l'altro. Chiediamo a Filippo cosa pensa di questa indecisione della mamma. La mia mamma deve capire ancora che lei è madre di se stessa e adesso questi mesi le aiuteranno a comprenderlo, che lei è madre di se stessa come Gea, è madre di tutto. Io provo ad irradiarla di luce, a volte lei la respinge. Vedo Quest- Irene che cerca di aprire una specie di porta dentro se stessa ed è una porta che sta fra lo sterno e l'ombelico per guardare dentro. Con la sua testa vedo che prova ad affacciarsi, quindi il collo diventa più lungo e lei prova a affacciarsi dentro questa porta per vedere il per figlio? curiosare, per vedere il figlio e per vedere anche se stessa. Mm. Filippo cosa pensa del fatto... No, perché ha deciso di nascere nel 2026? Cosa pensa di questo anno? E lui dice alla fine è un anno come un altro. Mm. Siamo noi che lo rendiamo diverso, speciale o tragico. Cosa pensa del fatto che la mamma ha smesso di fumare? Ci voleva questo. Mi sembra di capire che non l'avrebbe fatto, altrimenti avrebbe continuato, almeno per un po'. Cosa pensa dei capelli della mamma? Non ti spaventare, mamma, se con la gravidanza ne perdi ancora, poi dopo ti ricrescono. Ehm, Lui dice: Sentiti forte, ancorati alla vita. Tu sei la mia mamma, ma la mia vita è nella sorgente. È da lì che ho veramente avuto la vita. E per te è la stessa cosa, ancorati alla sorgente.
Va bene, Monica, dammi solo un secondo, torno subito, arrivo subito. Ok, lasciamo tutti nel cinema, così come sono, mamma, suocera, Filippo e compagno. Filippo dice, gliel'ho suggerito io il nome. Ah, per avere questa connessione con gli animali e portare avanti il suo progetto, giusto? Sì. Ok. Monica, causa esoterica della paura di essere tradita. Lei fa ancora fatica a tagliare questo patto di fedeltà con la madre. Nello specifico, come dinamica dell'entità, è l'uomo del tempo che tende sempre a riportarla indietro, no? E quindi a dirle che alla fine quello che è accaduto a sua madre necessariamente deve accadere a lei, no? Quindi la mamma che era stata tradita dal papà, quindi anche lei deve essere tradita. E addirittura, cosa fa questo passo in più, no? Mentalmente? Fa sì addirittura che la madre potrebbe diventare l'amante del figlio, nelle sue fantasie, no? Tutto per rimanere in qualche modo ancorata in maniera, in questo senso malsana, alla madre. E questo fa parte della Matrix. La Matrix vuole creare questi giochi che sono veramente degli incubi. Ehm, Ed è proprio l'ideale per disconnetterci dalla nostra anima, vedere tradimenti dappertutto, addirittura appunto tradimenti con uno dei nostri genitori. Lei teme addirittura questo, che la madre in qualche modo possa essere interessata al suo compagno. Ehm, Irene è molto importante che smascheri questi giochi e che scelga di non partecipare più a questo genere di giochi, di trabocchetti, di inganni. Causa esoterica della confusione, diciamo, sul piano casa. Non terrei nello specifico, anche per non violare la sua privacy, però insomma, sai, no? A casa di una. Tutto in fumo è quello che vuole, che c'è che alla fine a lei personalmente non rimanga nulla in mano e tutto deve andare in fumo e lei, appunto, idealmente si dovrebbe sedere lì a vedere questa situazione sconsolante con una bella sigaretta in bocca, pensando che in qualche modo, forse chissà, boh, non so, si aggiusteranno le cose. O è andata Queste, male e basta. pace. Causa La esoterica, rassegnazione, il vittimismo porta anche quella entità mentale. mhm. Causa esoterica della stanchezza e della confusione sul fronte soldi-lavoro. Allora, sicuramente questa entità mentale, che è appunto, O mm, segui, no, l'altra, tutto è in tutto fumo. in fumo, perché le crea veramente una specie di confusione che lei non capisce assolutamente più, dove andare. Però quello che io vedo è che il motivo per cui lei sta vivendo tutte queste situazioni che sono un po' contro di lei, diciamo così, servono proprio all'anima per poterla scuotere, perché l'anima con il suo progetto Verità vuole invece farle vedere che le cose stanno all'opposto di come lei sta vivendo. Quindi che la verità sta invece nella tranquillità, nell'abbondanza, nell'amore e anche nella passione, ma che lei, imprigionata
nel gioco della Matrix della terza dimensione, continua invece a portare avanti l'opposto. Causa esoterica dell'essere schivata, o questa è la sensazione, nel posto in cui vive. Questa è proprio la sua sensazione che poi diventa realtà, perché è proprio lei ad avere un approccio di distanza. E l'impianto mentale è molto funzionale a questa situazione, creando questa specie di barriera, per cui lei non riesce a vedere correttamente com'è l'esterno, non riesce a mandare i messaggi giusti e non riesce neanche a farsi vedere per com'è davvero. E questa è una situazione sicuramente voluta dall'uomo del tempo, che vuole portarla a, alla Irene del passato, in cui a lei aveva collezionato tutta una serie di vicende per cui potesse non essere molto stimata dal paese. Mhm. Però in realtà poi c'è stato un rinnovarsi, io vedo delle persone. Oltretutto, una cosa importante che Irene deve capire è che lei può andare in una linea temporale attigua in cui alcune persone sono decisamente diverse dall'altra linea temporale e poi anche le stesse persone che hanno quindi le stesse facce, che sono le stesse persone, possono avere un atteggiamento nei confronti di lei diverso che in passato, quindi che non tengono conto di quelle che sono state, quelle che secondo lei sono mancanze, scorrettezze del passato. Può entrare in una linea temporale in cui vedono lei in maniera tranquilla, serena, pulita, non condizionata. Monica, Irene sta con la fiamma, propria fiamma. No, non sta con la fiamma, però sta con un ragazzo che potrebbe essere un buon padre, quello sì. Causa esoterica dei problemi nella sfera sessuale. C'è una specie di contrasto tra ciò che è anima dentro Irene e ciò che lei mostra fuori. Probabilmente anche a causa di questo suo impianto mentale, ok? Non fa arrivare i messaggi corretti di sé, non fa arrivare l'immagine giusta di sé. Quindi, potenzialmente lei potrebbe essere anche una ragazza molto passionale e, diciamo, disinibita, no? Libera, ok? Mhm, Ma anche all'interno della coppia, non voglio dire libera, coppia mhm, aperta, non sto parlando di quello, eh. Però l'immagine che proietta non è quella, perché lei è come se rimanesse ferma in attesa che sia l'altra persona a manifestare interesse, ardore, passione, eccetera. Allora poi, in quel caso, lei si lascerebbe andare, ma lei non riesce a mostrare per prima questa cosa. L'invito è di essere se stessa, anche questo, che è un aspetto di lei passionale che appartiene alla sua creatività. E vedo che quando lei cantava veicolava molto della sua passione, anche in senso di energia erotica nel canto. Perché comunque lei ha un'energia sessuale, secondo me, abbastanza forte. Poi l'energia sessuale non deve essere necessariamente utilizzata tutta quanta nella sessualità, perché anzi una parte di questa, che è effettivamente molto forte, molto carica, può essere veicolata anche in altre attività. Lei, per esempio, questa attività del canto la può riprendere, ma anche semplicemente, insomma, senza andare in giro a cantare, ok? Però proprio un'espressione di sé che appunto l'aiuta nel manifestare questa sua passione, nel senso anche proprio di passione, come ti ho detto, di energia sessuale, ehm, l'aiuta anche ad essere apprezzata e l'aiuta anche nella comunicazione, in cui lei adesso è un po' bloccata. ma quindi cantare in privato, sotto la doccia? Può fare questo, o fare anche
così, dei brevi video, e li fa, canta anche solo qualche strofa così. Me li Non condivide? importa, sì, 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 non importa quanti mettono like, se commentano così. Modo per lei per sentirsi di nuovo quella cantante. Degli shorts, cose del genere. Ok, Irene adesso si mette di fronte a se stessa. Fa un po' così, un po' di ansia, un po', che le manca quasi il respiro. Conosci te stesso. Ah, da che parte si comincia? Allora, torniamo al momento in cui è scesa nella Matrix. Mi sembra che non mi volessero, nessuno mi voleva, nessuno mi... Dove? Nella sorgente? No, 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 nella Matrix, quando è scesa nella Matrix, l'impressione che adesso lei mi trasmette, adesso non so se è proprio della nascita o dei primi anni, così, era di scarso interesse intorno a lei, verso di lei. Mm. Allora, vedo che tu la inviti invece a connettersi appunto non con le persone umane, Mhm. ma con la sorgente, appunto. E allora lei riprende luce, luminosità, carica. È vero, è questo l'amore. E io lo posso prendere ogni volta che voglio. Adesso vedo che si tocca la pancia e sente, attraverso il suo Filippo, la connessione con la sorgente. Le viene voglia di sistemarsi un attimino i capelli. Lei dice: Io merito cure da me stessa verso me stessa e merito di andare verso una linea temporale in cui mi si ama, ci si accorge di me. Non sono invisibile, sono molto apprezzata. Si nota ciò che io faccio, ciò che io dico in quella linea temporale e vedo che riesce a connettersi a questa linea temporale grazie appunto al figlio, grazie alla sorgente. E quella linea temporale è reale, è realmente percorribile. E lei ci va con un paio di jeans un po' slacciati Slacciati o per- strappati? slacciati proprio per lasciare che la pancia possa respirare, Ah. con una maglietta azzurra che le sta molto bene, le cade molto bene addosso, con un bel sorriso, con i capelli mossi, quasi ricci, sembra. Eh, Forse l'ha fatti col ferro, con la piastra, insomma, no? Molto carina, è molto sorridente. In questo momento ha tolto gli occhiali e sente l'azzurro del cielo che la attraversa. Ed è come se vedesse la sua vita proprio nel cielo, con una prospettiva nuova, chiara, cristallina, come se avesse tolto una specie di cappotto fatto eh, di, di pelo intrecciato, di pelo aggrovigliato. Quando si va a toilettare i cani che hanno molti nodi, viene fuori tipo una specie di cappotto, no?
E Mhm. lei si è tolta di dosso proprio quello e dice questa era l'Irene eh, che si faceva compatire, Il l'Irene che sottopelo. subiva. Sì, beh, sì, anche sopra a volte devono togliere tutto, no? Mm. Ehm, Viene quasi un'armatura, sembrano. Se l'è tolta. E sono quella che sono realmente. Ho tolto tutto il superfluo. Sono quella che sono realmente e sono bellissima. Lo vedete? Lo potete vedere che quanto sono bella e luminosa? Lo potete vedere quanto sono creativa? E Filippo gli dice, loro lo possono vedere solo se lo vedi tu. Già, esclama Irene. Ah, già. E sente così il consiglio di questo piccolo saggio. Irene conosce le altre Irene nel cinema. Certo che sì. Quindi le conosce, ma non conosce se stessa. Allora, aspetta, l'Irene come anima conosce le altre, Mm. ok? L'Irene come personalità non le conosce. Vuole andare a conoscerle, intervistandole brevemente. Sì, lei vuole vedere le altre personalità. Mhm. Vedo che dà il microfono, che a lei piace tenere in mano il microfono, no? Quindi lei dice: no, anzi, facciamo che ci sono due microfoni, così uno lo tengo io, e l'altro microfono lo do all'altra personalità intervistata. E va ad intervistare la Irene appassionata di bicicletta. E la Che- Irene appassionata di bicicletta le dice: tutto può cambiare molto velocemente. E te ne accorgi quando vai in bicicletta e ti accorgi ehm, di tante cose che non vedresti se sei presa da tutti i tuoi pensieri. Ed il movimento è la vita ed è essenziale. E la bicicletta è la tua e la pedali tu. Irene si mette la mano sul cuore a queste parole e dice: "Ma grazie." Ed è come se mettendosi la mano sul cuore inizia a sentire familiarità con questa Irene ciclista. Poi si sposta e va dalla ginnasta. La ginnasta è una s- tosta veramente, super determinata, molto disciplinata. Mhm. E dice: Adesso scendo un attimo dalla trave e ti parlo." E, è molto importante, gli dice, la concentrazione. È molto importante fissare un obiettivo. È molto importante crederci con amore e con gioia. Io è così che sono arrivata ai miei risultati. E allora prende la mano libera di Irene e la mette sul proprio cuore. Lo dice, le dice: lo senti quanto il mio cuore pulsa d'amore per ciò che faccio. E questa sensazione si trasmette attraverso la mano di Irene che è appoggiata al petto di questa ragazza. Quindi si diffonde dal cuore di questa ragazza alla mano di Irene, al braccio di Irene e arriva al cuore di Irene, che comprende e assimila l'importanza di tutto questo e lo fa suo. Ho voglia anch'io di fare, ho voglia anch'io di realizzarmi, dice Irene. Non canterò più Killing Me Softly. Quindi cluster. È come se già potesse tenere per mano Filippo andando al cluster. Questo le dà forza, le dà gioia.
Ce l'ha perché per Filippo è mano? proprio una carica di gioia, sì. Mano destra o sinistra? Adesso mano destra. Però poi vedo che fanno come una specie di balletto di giravolte, quindi intrecciano le loro quattro mani. Ehm, Fluttuano e guardano il cluster dall'alto con le loro mani intrecciate. E c'era una cinta di mura come cluster, le mura, la separazione che si è messa a lei intorno, le mura che la separano dalla sua felicità e dalla conoscenza di se stessa. E e Filippo le dà come un suggerimento: mamma, rovesciamo della polvere d'oro e quando arriva sulla cinta delle mura la scioglie tutta. Va bene, dai, mi piace. Iniziano a giocare insieme loro due, a creare insieme. E infatti hanno un grande vaso colmo di questa polvere d'oro e insieme lo versano su questa cinta di mura. Più oro arriva e più questa cinta di mura scende fino a diventare invisibile. E quindi quello che rimane è un cerchio d'oro anziché le mura. E Non Irene c'è è tutta contenta di questo. c'è un cerchio e non c'è più nient'altro. Un cerchio d'oro, esatto, fatto L'ha di questa polvere d'oro. l'ha fatto con lui. Sì. Interessante. Quasi la prima volta che no, viene fatto con... Bene, torniamo indietro, Monica. Il cluster è come era all'inizio. Ora Irene lo fa da sola. Allora, ti dico molto sinceramente quello che io sento. Mhm. Che lei ha bisogno di connettersi a una fonte in questo momento di vitalità, di energia, perché nel momento in cui dici lo fa da sola, la cinta di mura diventa più alta, ok? È come se fosse in un momento in cui la sua anima le vuol far capire che tanto lei non è veramente da sola, ok? Cioè se lei crede e intende che fare da sola significa basarsi sulla propria mente, sui propri pensieri, sulla propria forza di volontà legata all'ego, allora sarà sempre debole. Mm. Se lei invece comprende che la forza di volontà è legata all'infinito, è legata alla sorgente, allora ce la fa e riesce davvero in un attimo a far sgretolare le mura. E allora torniamo nell'altro caso. Sì, L'ha compreso. C'è un sì. avatar di nuovo, anche stavolta. Una, non so, tipo un libro, non so se di diritto o una Bibbia, quindi una serie di, come posso dirti, qualcosa di ineluttabile. Le cose stanno così, vanno così, perché sono state decise così. Lo tiene? È molto antico. E lei dice, e invece no, invece io affermo che nessuna cosa è inevitabile, prestabilita, precostituita, ma io la posso modificare. Quindi questo libro non dice il vero e io lo butto. E infatti lo butta nel portale definitivo. E qui metto un bellissimo girasole. E sta già quasi spremendo anche i semi di questo girasole, ne sta ricavando l'olio, che è preziosissimo, perché è come se fosse stato direttamente a contatto con la luce della sorgente, questo girasole. E vedo che questo olio lo usa, sai, no, per le smagliature della donna in questo periodo. Quindi si massaggia un po' dappertutto, in particolar modo il ventre, le cosce, vedo anche le braccia.
ed è tutta felice perché mentre si massaggia si sente anche molto rivitalizzata, molto connessa con la sorgente e con il suo piccolo Filippo. Ok, come sempre, con queste due azioni, entità eteriche, mentali e impianti non ci sono più, immagino. Esatto. Nuova vibrazione. Allora, 300, dove gli zeri sono come dei palloncini. Nuova consapevolezza. 170, 180, Anima. 49, Vite. 1644, Cervello. 10,7. Suscettibilità ipnotica. Vedo che Filippo tira. 10,7 lo fa diventare 11. E la Ok. suscettibilità mi viene 55. 3D. Eh, sta fisarmonica, perché vedo che va dai 25 ai 40. Vivacità animica. 100. Benissimo. Verità è sempre il progetto. Sì, mi viene più completo, mi viene la verità è qui. Vedo lei che, Irene che apre la mano e la vede brillare sulla sua mano. Il pesce bianco e rosso è sempre lei. No, lei adesso mi sembra come una cicogna, un uccello che sta volando, è allegra, Con il fagotto nel becco. Sì, certo. ok. Messaggio di Irene alla mamma. Mm, rosa, vedo che le si avvicina e le dà una rosa rosa e le dice non ti temo, ti voglio bene. Alla suocera. Non mi farò mettere i piedi in testa, sarà una collaborazione e un confronto. Al compagno. Mm, aspetta un attimo, perché vedo questa noce. Perché qua è come se mi facesse vedere due possibilità che mostra a lui, no? Ecco, noi possiamo essere così, spacca una noce e mi fa vedere queste due parti, diciamo così, della noce, le due metà della noce che sono completamente intatte, quindi questa è una possibilità, oppure spacca un'altra noce e mi fa vedere che all'interno è una parte tutta nera, una metà della noce, l'altra metà invece è abbastanza sana. Questo sta a noi. Io mi voglio mettere in gioco con tutta me stessa. Messaggio a Filippo. Vedo che è come se già lo stesse prendendo in braccio, lo solleva in alto e gli dice: Sei il benvenuto nella mia vita. Ehm, e sollevandolo, lui è come se fosse alla sorgente, è irradiato dalla luce della sorgente, E bagnato lui proprio. cosa risponde? Sono nei tuoi occhi, vedo che c'è proprio uno scambio di sguardi molto profondo. Ehm, questa è vita.
300 vibrazione. Gli piace che rimangano gli zeri perché lui vuole mettere i palloncini, quindi fa 500. Benissimo, come vedi Irene, Monica. Allora la sento sollevata, un bel sospiro di sollievo. La sento anche desiderosa di vedere un primo cambiamento esterno su di lei. È come se avesse proprio fisicamente bisogno di mettersi davanti allo specchio, di passarsi le mani sul viso, sulla fronte, sugli occhi, proprio come a esplorare se stessa, guardandosi profondamente negli occhi, toccando i suoi capelli, toccando il cuoio capelluto. E in questi gesti c'è molta voglia di conoscersi in maniera amorevole. Sono due scarpine bianche, vicine, bianche con dei disegni d'oro. Mi ha molto colpito il colore azzurro in questa sessione. Qui dentro tutto azzurro e poi è venuto fuori di nuovo l'azzurro, il blu, l'azzurro. Perché? Credo che sia un bambino legato all'acqua, al cielo. Noi la disegniamo generalmente un po' azzurra l'acqua, no? Mhm. Mi fa vedere che è come se fosse connessa a questi due elementi, il cielo proprio e l'acqua. E i cavalli. In assoluto quello, sì. Però per l'azzurro... un cavallo azzurro. Un cavallo azzurro c'è anche, sì. Mm. E stavi cercando, Irene, un tema per il corredino, che c'è il cavallo azzurro. Va bene. Vuole dire qualcosa anche a noi, Filippo? Anche quando è difficile state sempre nella luce. Beh, certo. Allora, lo salutiamo, salutiamo anche Irene. Monica, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.